Con l'arrivo dell'autunno e quindi del freddo, le piante in genere tendono ad andare in fase di riposo vegetativo e quindi a perdere tutte le foglioline. Queste in genere vengono buttate. Ecco, sappiate che da adesso non lo dovrete più fare perché loro, se trattate nei modi corretti, vi daranno davvero dei grandi risultati. Potranno essere trasformate in terreno o addirittura in un concime fenomenale. Prima fase, recupero dei materiali. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi delle foglioline. Quindi basterà andare in un bosco o anche soltanto in giardino sotto casa o addirittura, se pulite delle piante, mettere da parte volta per volta e utilizzare quelle. E una volta trovate, bisognerà trovare anche della terra. Io consiglio di usare la terra più brutta che avete in casa, quella esausta, quella che da lì non nasce più nulla. Ed io per l'esperimento utilizzerò proprio questa terra. Guardate quanto sia brutta. Io vi assicuro che da qui, se provassi a seminarci qualcosa o a metterci una piantina, non crescerebbe nulla. Partendo dal presupposto che tutto ciò che metterete all'interno del terreno, se organico, prima o poi si decomporrà, se vorrete ottenere prima il vostro compost, allora ci sono dei piccoli trucchi e uno consiste nel mettere roba che sia molto morbida e in piccoli pezzettini, quindi le foglie saranno perfette. Prima di inserirle io vi consiglio di spezzarle comunque in pezzettini più piccini, così i microrganismi avranno più superficie per lavorare contemporaneamente e li decomporranno prima. Stessa cosa per i legnetti, non usate dei legni troppo grossi se vorrete ottenere prima il risultato, perché sennò ci vorrà più tempo affinché questi poi li decomporranno. Quindi rametti di queste dimensioni andranno benissimo. Se invece utilizzerete rametti come questi, a volte ci vorranno anche addirittura parecchi mesi, addirittura un anno, prima che lo stesso poi venga decomposto e si trasformi in terra. Nell'ipotesi che voi abbiate un giardino con dell'erba, quando la taglierete, gli scarti non li buttate più perché anche loro potranno essere riutilizzati. Trovati i materiali, procurarsi un contenitore, anche un vaso andrà benissimo, che abbia sia l'altezza che il diametro almeno di 40 cm. Considerate che più sarà grande e più prodotto alla fine poi otterrete. A questo punto riprendere la terra e sbriciolarla all'interno del vaso in modo da creare proprio nel fondo un letto di circa 10 cm. Messo il primo strato di terra, questo è ciò che dovreste ottenere. Eccolo qua. Quindi si potrà procedere con l'inserimento delle foglioline o di quello che avete a disposizione. Messa la terra, prendere le foglioline e andare a sbriciolarle in modo da creare un secondo strato proprio su quello di terra di foglie o comunque di materiale organico. Mi raccomando, sbriciolate bene perché più saranno piccini i pezzi che andrete a creare e prima si decomporranno. E dovrete continuare a creare strati in maniera alternata, quindi terra, foglioline o comunque materiale organico, in modo che abbiano tutti uno strato di circa 10 cm. Quindi 10 cm di terra, foglioline e così via, fino al riempimento totale del contenitore. In queste immagini vi mostro quello che dovrebbe capitare all'interno del contenitore che deciderete di utilizzare. Quindi un primo strato di terra, circa 5-10 cm, poi le foglioline e così via, alternandosi strati di terra e di foglioline, sino a che non sarà completamente pieno poi il contenitore. Arrivate fino all'orlo, non vi preoccupate perché tanto poi se tutto andrà come si spera, i microrganismi presenti all'interno del terreno mangeranno letteralmente tutte le parti organiche che andrete ad inserire all'interno, quindi il livello si abbasserà. E provo a mostrarvi meglio come appaia all'interno. Quindi terra, parte organica terra e così via. È importante che l'ultimo strato sia di terra, proprio perché così almeno anche il penultimo strato di parte organica potrà essere consumato dai microrganismi. E una volta riempito, affinché i microrganismi presenti all'interno del terreno si attivino in maniera corretta, occorrerà bagnare il tutto davvero molto abbondantemente. Quindi prendere un annaffiatoio e bagnare. E quando il terreno sarà saturo di acqua, allora dovrete coprire il tutto. Basterà prendere anche soltanto un sacchettino dell'immondizia, se ce la fate nero sarebbe davvero l'ideale, e chiudere tutto all'interno. In questo modo, proprio dentro il sacchetto, si creerà un vero e proprio micromondo con temperatura ed umidità costante che favorirà lo sviluppo e anche il lavoro dei microrganismi presenti all'interno della terra. Risultati. Trascorsi più o meno 60 giorni, volendo, potrete tirare via il sacchetto e verificare che cosa all'interno del contenitore si sia realmente ottenuto. Alla fine dell'esperimento si è ottenuto questo, un risultato davvero incredibile, un prodotto soffice, drenante, corposo e ricco di elementi nutritivi che potrà essere utilizzato essenzialmente in due modi. Il primo, come concime, semplicemente cosparso nel pane radicale delle piante che vorrete trattare, o meglio ancora, quello che io consiglio vivamente, come letto, come base, per i semenzai.
Ed ecco qua, provo a mostrarvi meglio il risultato, è davvero incredibile. Guardate come la terra si sia letteralmente trasformata e sia tornata viva e corposa. Se si va a guardare all'interno ancora dei pezzettini di foglia che non si sono decomposti ci sono, ma soprattutto ci sono i pezzi di legno, quelli grandi, tipo questo, che non si sono decomposti perché, come dicevo prima, più un pezzettino è grande e duro e più tempo ci vorrà affinché i microrganismi lo decompongano. Non resterà altro che tenerlo comunque all'interno della terra e poi col tempo anche lui si decomporrà. Verifica della qualità del prodotto ottenuto. Per poterlo verificare mi sono procurato un semino di zucca e proprio all'interno del contenitore nel quale si è eseguito l'esperimento ho fatto un foro di circa 10 cm. Dopodiché ho bagnato. Trascorsi soltanto 7 giorni i risultati sono stati incredibili. Un germoglio con delle foglie davvero enormi. Arrivati al 15° giorno, questo è il risultato. Un germoglio che non solo ha le prime 2 foglie, i cotiledoni, ma addirittura all'interno si sono formate delle foglie. Un risultato che normalmente si ottiene comunque in 20 giorni e non con dimensioni così grandi. Quindi, a fronte dei risultati ottenuti, si può affermare senza ombra di dubbio che ciò che si è ottenuto è davvero valido per poter essere utilizzato come base dei semenzai. Quello che si è creato in questo video non è nient'altro che una compostiera, però in miniatura, e l'enorme vantaggio è che lo potrà fare anche chi non ha un terreno, semplicemente sul balcone. Oltre a foglioline e rametti, nell'ipotesi che voi vogliate ottenere un compost molto più ricco, c'è anche la possibilità che tutti gli scarti della cucina, quindi frutta, verdura o comunque tutto ciò che di organico normalmente buttereste, addirittura i gusci di uova o i succhi di frutta e il latte, si possano mettere all'interno dei contenitori. In questo modo, sempre a costo zero, otterrete un prodotto molto più valido. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete un'occhiata dategliela perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato, almeno uno che possa piacervi lo potreste trovare. Detto questo un saluto e al prossimo video.